Ciao amici del bosco, oggi non sono solo al bosco di Ogygia, è venuto a trovarmi Carlo che mi sta dando una mano preziosissima per progettare il mio orto invernale. Come dice Fabio Pinzi, fatevi gli orti vostri. Stiamo dando una struttura all'orto. Abbiamo deciso di stabilire una volta per tutte, insomma, per un bel po' di tempo, quali saranno le parti coltivate e abbiamo deciso di fare delle aiuole non molto larghe. Questa è 70 cm, così io ci posso lavorare senza calpestarla stando così, e avremo 50 cm invece di passaggio tra un'aiuola e l'altra, e qua adesso andiamo a preparare anche la terra. Sta preparando i picchetti perché io non ho avuto tempo di farlo e poi lui è molto più bravo di me. Sono dei legnetti che crescono nell'orto, li trasformiamo in picchetti per segnare bene le aiuole. I picchetti ci servono per dare supporto al filo, che adesso ci farà vedere più o meno quelle che sono le strisce che andremo a coltivare. Questo ci serve sia per vedere e quindi avere chiaro che il lavoro che si è fatto, altrimenti rimane soltanto aleatorio se lasciamo solo picchetti, sia poi per andare più dritti se dovremo fare una lavorazione o se dovremo coprire con qualche compacciamatura. Insomma, è importante, fa anche piacere avere poi la visione del lavoro che si è fatto, come si dice in Toscana, così almeno il lavoro comparisce. Sto recuperando il filo della balla di fieno che mi serve per i picchetti, per segnare l'orto, e sono contenta perché sto recuperando un materiale che era arrivato nell'orto così. Ti ci crescerà carciofi, ti ci crescerà il mondo sopra, sì. Prende bene le misure e riesce a fare anche se hai bisogno di pigliare la misura del tubo di impianto a goccia, tanto fatto su foglio viene bene, fatto dal vivo viene meglio. Devo imparare perché Carlo mi insegna un sacco di cose, anche a fare i picchetti. La terra è dura, non vanno giù i picchetti. La funzione di tutto questo molto semplicemente è massimizzare lo spazio coltivabile, quindi in un'area che è comunque un tot di metri quadrati noi andiamo a selezionare il meglio possibile le zone coltivate, dividendole dalla sentieristica e quindi dalla viabilità. Scegliamo le misure come ci piacciono a noi, quindi la larghezza della striscia in base al passo, in questo caso di Francesca, il sentiero in base alle nostre esigenze. Se io so che ho 6 strisce di 20 metri, larghe 70, questo mi permette di progettare molto bene il numero di piante, le epoche di piantumazioni, le rotazioni colturali, le consociazioni. Si ovvia quello che è uno dei motivi, nella mia esperienza, che porta la maggior parte delle persone ad abbandonare almeno in una stagione all'anno, che in genere è quella invernale, la coltivazione, ovvero la mancanza di una visione, la mancanza di una direzione. Se noi vogliamo arrivare alla non lavorazione, se vogliamo rigenerare il suolo fino al punto in cui non ci sarà più bisogno di fare nient'altro che piantare una piantina, il nostro suolo deve essere sempre coltivato. Se abbiamo una direzione, una dimensione stabilita, un numero di piante stabilite, noi si può tranquillamente sapere all'inizio dell'anno ogni singola operazione da fare, in quale periodo dell'anno farla, e questo ci semplifica molto la fattibilità poi delle cose. Quindi io so che in quel periodo devo lavorare, in quel periodo devo andare a pacciamare, in quel periodo devo andare a comprare o a produrre un tot numero di piantine. Non esiste più oddio, oggi devo andare a comprare le piante, che compro, non so che comprare, lo vo lì, è chiuso, no, è aperto, no, questa è follia, questo va bene per un metro quadrato di orto. Se vogliamo essere produttivi, funzionali, se vogliamo produrre cibo davvero, ci vuole un po' di organizzazione nelle cose, anche per usare meno energia e avere più tempo poi per divertirsi, celebrare, eccetera, eccetera. Quello che c'è da fare adesso è individuare le strisce che andiamo a coltivare, coprirle con il fieno, in questo caso, o con una pacciamatura qualunque, per mantenere l'umidità presente e soprattutto preservarla in caso di una miracolosa pioggia. Grazie all'ausilio ulteriore della plastica manterremo lo stato di tempra del terreno in sicurezza. Nel senso, noi a questo punto copriamo, individuiamo con fili e pacciamatura,
Se dovessimo arrivare al momento della lavorazione che è tutto secco, bagneremo a mano e porteremo in tempera il terreno in maniera artificiale e lo manterremo con l'utilizzo della plastica. Se dovesse piovere, invece, magari, che ne so, 2 giorni prima, beh, è un po' troppo presto, ci bagnerebbe troppo il terreno. Dovremo coprire con la plastica per evitare che ci infradici il suolo. Ma se piovesse una settimanella prima, allora a quel punto avremo il nostro terreno in tempera, copriremo con la plastica per preservare quell'umidità e arriveremo alla data della lavorazione col terreno perfetto. Questo è quello che stiamo cercando di fare, preservare il suolo e preparare il suolo affinché diventino 6 strisce coltivate sulle quali lavoreremo poi con una progettazione di piante, andremo a piantumare in maniera costante in periodi autunnali, invernali, ma aumentando la fertilità del suolo e tirando fuori la maggior parte del cibo di cui avremo bisogno. Sai perché sto mettendo tutti questi vasetti sui paletti? Per non darci le botte con le caviglie. Bisogna evidenziarli perché poi quando c'è insomma l'erba diventano poco evidenti, invece dobbiamo stare attenti, tanto è tutta plastica di riciclo, sono i vasetti delle piantine che poi potrò comunque riutilizzare. Diciamo che in questo periodo bisogna alzarsi presto per andare via dal campo presto. Sì, ora un po' tardino, ma insomma va bene uguale. Adesso inizio a pacciamare nelle strisce dove andrò a fare l'orto. In realtà la pacciamatura sarebbe bene anche nei vialetti, ma ci metterò qualcos'altro perché il fieno è una materia finita, molto utile. Invece non zafferano ce lo potrei mettere in mezzo ai carciofi. Questa è la carciofaia, in realtà qua sotto ci sono le piante di carciofi che tra poco rispunteranno, quindi non la faccio molto spessa, ma poi vediamo che cosa integrare, perché secondo me possiamo coltivare anche qui. Qui adesso andiamo a tagliare, le strisce della plastica. A noi ci servono strisce per coprire una linea da coltivare di 20 metri, larga 70 cm. In questo caso è stato acquistato un telo di plastica per insilati di 10 metri per 10. Sarà molto semplice per noi tagliarlo perché abbiamo 2 misure, abbiamo un quadrato, quindi semplicemente con il telo rimpiegato andremo a prendere la misura di 1 metro e faremo delle linee dritte. La facciamo di 1 metro invece che di 70 cm per avere 15 cm sui lati su cui appoggiare i pesi per tenere ferma la plastica, e anche perché, soprattutto in questo caso in cui sotto alla plastica ci sta il fieno, facciamo solo ovviamente creando una baulatura, aumenta la distanza, la dimensione della striscia e quindi 70 cm a quel punto ci resterebbero corti. Tra l'altro quasi bolle. Estate preferiamo mettere esposto il lato bianco perché così si scalda meno, si cuoce meno la nostra terra. Il telo in realtà non lo mettiamo adesso, l'abbiamo messo a scopo dimostrativo. Lo togliamo e aspettiamo la pioggia, speriamo che arrivi la pioggia, cercherò di ballare spesso per farla arrivare e quando il terreno è bagnato lo copriamo per mantenerlo fresco e non farlo riasciugare. Ho continuato a lavorare senza Carlo ieri sera, stamattina continuo, fa veramente caldo, quindi sono pochissime le ore nelle quali si riesce a lavorare. Ieri ho lavorato anche di notte per sistemare la pacciamatura nel primo pancale. Adesso il mio orto comincia a essere molto più organizzato, anche se devo ancora finire mano a mano che finiranno le colture estive, e quindi preparerò la struttura dell'orto anche nell'altra parte. Tutto questo nasce dal desiderio di aumentare la mia produzione. Voglio dare verdure belle, buone alla mia famiglia, ma se c'è qualche surplus anche agli amici.
I fili servono per dare ordine all'orto, ma anche per calcolare meglio la superficie coltivabile. Quando io ho due lati, diciamo, dei miei rettangoli e so quante file ho coltivabili, riesco anche a calcolare quanta superficie coltivabile e quindi quante piantine devo andare ad acquistare o ad inserire, insomma, se mi sono fatta il semenzaio da sola. La pacciamatura fatta con il fieno è molto importante perché aiuta a nutrire i microrganismi del suolo, li aiuta a mantenere freschi, quindi aiuta a tenere le condizioni ideali. Adesso fa molto caldo e c'è molta siccità, non piove da un sacco di tempo. Se dovessero arrivare le piogge, speriamo presto arrivino delle piogge, la terra comincerà di nuovo a bagnarsi e io potrò, utilizzando dei teli di plastica, gestire il livello di umidità del mio suolo. Devo arrivare ad avere un terreno in tempera per il periodo della lavorazione e con la copertura in plastica posso gestire questo livello di umidità. Se avete anche voi un orto condiviso, come faccio io con mio padre, potrebbe essere importante questa organizzazione perché vi aiuta a dividere le aree di competenza. Io e mio padre abbiamo idee diverse nell'approccio all'orto e quindi qualche volta potremmo andare in conflitto, così magari ci dividiamo il lavoro, ognuno ha le sue aiuole e sicuramente anche la pace familiare ne gioverà. Questa è una parte della progettazione del mio orto, non avrò l'orto soltanto qui e fatto soltanto con questi metodi, perché voglio continuare a sperimentare anche situazioni più naturali, più anche semplici da gestire. Non è necessario che il vostro orto sia disegnato come ho fatto io in questa parte, vi farò vedere che altre parti dell'orto le gestirò senza nessun disegno. Perché come dice Fabio Pinzi, fatevi gli orti vostri, ognuno poi ha le sue esigenze, il suo punto di vista e anche le caratteristiche del suolo, del territorio molto diverse, quindi la tecnica non può essere uguale per tutti. Fatemi sapere cosa state progettando per i vostri orti, se ci sono delle novità in arrivo e però continuate anche a seguire il Bosco di Ogygia, vi farò vedere dove va la nostra progettazione. Vi ricordo anche la newsletter per rimanere aggiornati su tutti i nostri contenuti. Ci vediamo presto, ciao!